Roma-Inter 0-1, il gol decisivo è di Bonni, sesta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per l'Inter, che in attesa del Milan che giocherà questa sera aggancia Napoli e Roma in vetta alla classifica, almeno per il momento, grazie ad una partita in cui ancora una volta l'Inter non subisce gol, al termine di una prestazione in cui l'Inter ancora una volta ci dà tanti spunti su cui dobbiamo riflettere e dobbiamo analizzare il giorno dopo, più a freddo, in uno dei nostri format più apprezzati e più seguiti qui sul canale, quello delle 5 cose che potresti non aver visto in Roma-Inter, tra dati, spunti tattici molto interessanti, una cosa molto importante su cui l'Inter secondo me può ancora migliorare e non soltanto. E allora, ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti per continuare a far crescere il nostro progetto, abbiamo superato il muro dei 94.000 iscritti, continuiamo a crescere sempre tutti insieme, mi raccomando. E a proposito di 94.000 iscritti, numeri eccetera, in questo format tendenzialmente parto da dei numeri e quindi anche questa volta la prima considerazione lo faccio sulle 6 vittorie di fila dell'Inter, che l'anno scorso non c'era mai riuscita a inanellare 6 vittorie consecutive, e soprattutto è evidente che dopo la sconfitta contro la Juventus, che aveva acceso tanti campanelli d'allarme, è iniziato un nuovo percorso a livello difensivo. 2 soli gol subiti in 6 partite, 4 partite senza subire gol. Visto che abbiamo citato Juventus-Inter, ecco, rispetto a quella gara, questa volta c'è lo zampino in positivo di un Jan Sommer, che secondo me va sottolineato anche quando fa bene, non solo quando fa male. Bisogna essere sempre coerenti. È la quinta vittoria di fila per l'Inter all'Olimpico contro la Roma, senza stare qui a ricordare tutte le vittorie consecutive contro Gasperini, che comunque fa sempre piacere. Dicevamo che in attesa del Milan questa sera l'Inter si riprende la testa della classifica, almeno momentaneamente, insieme a Napoli e Roma, che però, dato particolare e curioso, Napoli, Roma e Inter in queste prime 7 giornate hanno tutte già perso 2 partite. E in proiezione sulle 38 partite di un campionato non è un dato molto buono per chi vuole ambire allo scudetto, anche se due cose da dire. La prima è tendenzialmente meglio probabilmente perdere qualche partita e poi vincerne tante piuttosto che fare tanti pareggi, che ormai sono praticamente quasi come una sconfitta. Quindi occhio, magari sì, fai qualche sconfitta in più, ma poi puoi fare anche dei cicli di vittorie molto lunghi e molto ampi che ti permettono comunque di stare lassù. Seconda cosa, questa è comunque una vittoria, secondo me, la più pesante fin qui dell'Inter di Chievo, perché arriva dopo la sosta su un campo difficile contro quella che è la miglior difesa europea, numeri alla mano per gol subiti, e soprattutto in un big match che in caso di passo falso, ecco, avrebbe riportato la lancetta dei giudizi sull'Inter indietro di qualche settimana. Cioè, immaginiamoci una sconfitta in questa partita, io so già che avremmo ricominciato, in tanti avrebbero ricominciato con quei commenti, però non si vince nei big match, però le 5 vittorie di fila sono arrivate contro avversari di basso livello, eccetera, eccetera. Ecco, questa Roma è forte e da questa partita inizia un ciclo di 7 partite fino alla sosta di novembre che ci diranno a che livello possiamo posizionare le ambizioni dell'Inter. E quindi vincere così, con un finale anche di risposte e di carattere ai tentativi di arrembaggio della Roma, con un gruppo compatto a lottare, secondo me aiuta tanto a cementare sempre di più il gruppo e far salire appunto le ambizioni, che sono alte grazie anche ad un attacco che non avevamo oggettivamente da anni, una profondità di attacco così. Perché, seconda considerazione, parliamo di Bonni, di alcuni dati che potreste non aver visto e potreste non aver letto. Bonni ha segnato il suo terzo gol con l'Inter, tra l'altro lo fa al quarto tiro verso la porta avversaria, cioè Bonni al momento del gol con la Roma aveva fatto 4 tiri in totale da quando gioca con l'Inter in maglia ufficiale, segnando 3 gol in queste sue prime presenze. Poi nel secondo tempo, in questa partita con la Roma, ha fatto un altro tiro che purtroppo è andato fuori, quindi ha sporcato un po' questa statistica, altrimenti sarebbe stato abbastanza impressionante, quasi un 100% di conversione tra tiri e gol. In più, Bonni ha raggiunto anche Thuram e Lautaro Martinez a quota 3 gol in campionato. Questo significa che l'Inter ha già 3 giocatori a quota 3 gol in questo campionato di Serie A. Se guardiamo anche in Europa, soltanto il Bayern ha già 3 giocatori con almeno ha già, scusate, 4 giocatori con almeno 3 gol segnati, mentre in Italia nessuna squadra ha già
3 marcatori differenti a quota 3 gol. Questa è un'ulteriore conferma di un reparto offensivo che è stato allungato con Bonny, che aveva sollevato dello scetticismo su cui qualcuno si dovrà rimangiare qualcosa evidentemente. Un Bonny che fa 2 gol in 2 partite da titolare, e accanto a lui comunque non dimentichiamoci mai anche un Pio Esposito che è subentrato a gare in corso in maniera estremamente credibile. Nel complesso per me Pio Esposito è un pochino più indietro di Bonny, però Pio Esposito è anche un classe 2005 al primo anno di Serie A che chiude in questa partita su un campo difficile, ripetiamo, contro la miglior difesa europea, numeri alla mano, tenendo il reparto avanzato da solo sostanzialmente. E quindi fa impressione soprattutto la generosità con cui si sbatte, lotta, aiuta la squadra, fa a sportellate, prende falli, e c'è un'immagine che abbiamo pubblicato anche sui nostri canali social abbastanza eloquente: solo con le cattive riescono a fermarlo. Per cui arriveranno anche altri gol, tanti gol secondo me da Pio Esposito. L'importante però è che continui a lavorare così e continui questo percorso di crescita che già oggi fa vedere in Pio Esposito un elemento importante per questa Inter. Parliamo poi un attimo di questioni di campo e arriviamo anche alla cosa importante su cui l'Inter può migliorare, con degli spunti tattici, degli accenni tattici molto interessanti. In questa partita, ne abbiamo parlato tanto durante la diretta e anche nel post partita nel club di Passione Inter, diverse scelte di Gasperini hanno lasciato qualche perplessità, e sottolineo la parola scelte perché sono state fatte con un preciso intento, non ha fatto delle scelte a caso. Anche la scelta di Dybala falso 9 è una cosa che lui faceva già tantissimo anche all'Atalanta. È vero che contro il Torino non aveva funzionato, ma ci ha riprovato. Al tempo stesso, secondo me, non è stata una scelta azzeccata, tant'è che nel momento dell'ingresso di Dovbyk, con la Roma che si butta un pochino più in avanti, e Dybala che viene a giocare in quel corridoio tra la difesa alle spalle di Çalhanoğlu, è lì che diventa ancora più pericoloso, cosa che tra l'altro avevamo sottolineato nel prepartita. Mi preoccupava un Dybala che potesse andare ad agire lì in quella zona che secondo me Çalhanoğlu spesso soffre, ma non solo Çalha, bisogna dire. Quindi questa cosa, ecco, Gasperini l'aveva già fatta, l'ha riprovata, non ha funzionato molto bene, poi cambiando è tornato su delle sue scelte e la Roma è cresciuta quindi nel secondo tempo. Però soprattutto secondo me una scelta che ha fatto discutere e che poi è stata anche decisiva, per fortuna dell'Inter, è stata quella in difesa, ma un po' in generale, cioè tanti giocatori hanno cambiato ruolo in questa partita, almeno sulla carta. Ndicka messo a destra dove non aveva mai giocato, è stato messo di proposito, lo ha spiegato Gasperini dopo la partita, perché in questo modo, almeno questo non lo ha detto, però l'ho percepito io, in questo modo Ndicka lo ha tenuto più bloccato, essendo lui mancino spostato a destra, lo tengo più bloccato e aiuta Mancini in fase difensiva, mentre era Hermoso a sinistra che doveva andare a prendere Barella altissimo. Visto che Gasperini gioca sempre uomo su uomo, lo ha detto lui stesso dopo la partita, questo sì, che aveva chiesto lui ad Hermoso di andare a prendere Barella alto. Quindi questo gioco uomo su uomo che fa Gasperini ha portato Koné che andava fisso su Çalhanoğlu, questa è stata la scelta, e Hermoso che andava su Barella, e questo ha permesso a Christian Chivu di attivare il suo piano, cioè Chivu è andato evidentemente, lo dicevamo anche ieri sera, a pescare dagli appunti di Simone Inzaghi. Ha pescato dagli appunti di Simone Inzaghi, che contro Gasperini queste cose le ha codificate e lo ha demolito puntualmente. Quindi come Inzaghi anche Chivu ha attirato, ha indotto queste pressioni della Roma per andare poi a colpire. Ne parlavamo nel club ieri sera, mi ha fatto molto piacere sentire tra l'altro anche l'analisi dell'amico Luca, il critico calcistico, che secondo me è bravissimo come sempre. Stamattina ho visto il suo video e ho sentito che sottolineava delle cose che stavamo discutendo anche ieri sera nel club. Barella, se l'avete visto ragazzi, ne parlavamo anche con Romina, ce l'ho detto dallo stadio, non solo, si abbassava molto insieme a Çalhanoğlu per dargli supporto in fase di costruzione. Quindi con un Barella che si abbassa e Çalhanoğlu che lo ha sempre fatto, che si abbassa lo stesso in fase di costruzione, venivano attratte le marcature di Koné su Çalhanoğlu e di Barella su Hermoso. Se si spostano Koné ed Hermoso, Wesley, come vediamo, sta su Dumfries in marcatura uomo su uomo, ecco, Lautaro e Bonny intanto vengono lasciati all'1 contro 1 dietro con Ndicka e Mancini, e questo già è sempre abbastanza pericoloso. Ma soprattutto entrambi hanno un grande spazio che ho cerchiato in blu, che possono andarsi a prendere attaccando le spalle di Hermoso, che si è alzato per prendere Barella, come vediamo nella freccia rossa. Quindi in questo modo, come dice giustamente Luca, il critico calcistico, non è automatico che così arrivino i gol se viene fatta questa cosa. Anche perché la Roma comunque ha difeso bene, soprattutto con Mancini e commettendo anche tanti falli su cui tra poco torneremo. Però Gasperini con questa mossa, per fare il suo gioco,
accetta di correre un rischio e quel rischio l'Inter l'ha punito alla prima occasione. Poi il tema, secondo me, da migliorare è che l'Inter ha avuto le armi per creare ancora più pericoli e fare ancora più male alla Roma, perché è vero che poi la Roma ha registrato un attimino questa cosa, ma l'Inter ha avuto altre occasioni per andare lì sulla destra e prendersi spazio. Dumfries per me non ha fatto molto bene, ha sbagliato qualcosina di troppo a livello tecnico. Dall'altro lato, soprattutto nel momento in cui a destra riesce a sfruttare questa cosa, a sinistra secondo me l'Inter stava giocando bene. Ecco, potevi e dovevi creare ancora più pericoli e fare ancora più male alla Roma. In un big match così, con il nostro potenziale offensivo, l'Inter poteva e doveva creare più occasioni per andare sul 2-0 già nel primo tempo. Era nella nostra portata, perché la lettura era stata ottima, secondo me, e come dicevamo, a destra così, a sinistra la fascia ha giocato forte, ha giocato veramente bene. Bastoni, super, partita per me sottovalutata quella di Bastoni. Di Marco bene, Mkhitaryan, a parte la finalizzazione, ha fatto una super partita. E allora dovevi fare ancora di più, secondo me, in fase di finalizzazione. Hai pagato un po' anche un Lautaro non in grandissima condizione, evidentemente, però eh, durante la partita mi è venuta in mente questa cosa, non so se, spero che ci abbiate seguito, eravamo più di 3.000 durante la live ieri sera, più volte ho detto che volevo dire una cosa, ma poi per motivi scaramantici non l'ho detta. Che cosa volevo dire? Il gol di Bonni che arriva così all'inizio della partita, nei primi minuti, sulla fascia destra, mi ricordava un po', è diverso, ma mi ricordava un po' quello di Ibrahimovic in Roma-Inter del 2008, che tra l'altro sono andato a controllare, si giocava il 19 ottobre del 2008, quindi 17 anni fa praticamente, che finì 0-4. E lì l'Inter andò in vantaggio subito, poi gestì con, dopo questo gol di Ibrahimovic sempre dalla fascia destra, così in campo aperto, e poi l'Inter dilaga nel secondo tempo. Ibrahimovic ancora, Stankovic e Obinna, mi ricordo chiaramente il gol di Obinna nel finale. Erano tempi diversi, squadre diverse, tutto diverso, però l'Inter ieri per me aveva il potenziale, non dico per vincere 4-0, ma per fare un'altra partita così e chiuderla. Detto questo, tornando al centrocampo, con Barella e Çalhanoğlu che si abbassavano, come dicevamo anche in diretta e nel club, Mkhitaryan è stato molto più incursore in questa partita. 12 km percorsi, è il giocatore che ha corso più di tutti. Nel primo tempo, addirittura, era il giocatore con più palloni toccati nell'area di rigore avversaria. Tant'è che, lo vediamo anche un po' nelle heatmap, Barella, Çalhanoğlu più nella nostra metà campo, più sbilanciati comunque a fare i ruoli di, tra virgolette, mediani, e Mkhitaryan che andava in alto, sulla fascia sinistra soprattutto. Ci stavamo chiedendo allora, ma può essere questa un'altra prova per un approdo al 3-4-2-1, una prova per lavorare sulla mediana Barella, Çalhanoğlu e un incursore trequartista? Ecco, io ripeto che per me l'Inter un giorno potrebbe farlo. In questa partita contro la Roma però era una strategia precisa per stanare l'avversario, cioè strutturata ad hoc sull'avversario e non un test in ottica futura che però comunque potrebbe un giorno avvenire. Quarta considerazione, l'arbitro Massa, molto velocemente. Andava espulso Ndicka, doppio giallo, il secondo per il fallo su Lautaro era da secondo giallo e poi infatti Gasperini furbamente lo ha sostituito. In questo Ndicka sta diventando un po' il nuovo Lichtsteiner, non so se vi ricordate contro di noi, ma Lichtsteiner più di una volta andava espulso e poi la Juve lo sostituiva sempre prima del secondo giallo. Ecco, Ndicka oggi così in Inter-Roma il fallo su Bissek da rigore che era sparito dagli audio del VAR, ok. Comunque, fa presente il nostro Simone, media falli fischiati per partita in Serie A, 25 falli a partita. Questa è la media tendenzialmente. Falli fischiati in questa partita da Massa 47, di cui 18 alla Roma, 29 all'Inter. Non so voi ragazzi, ma io non ho visto un Inter. È vero che l'Inter di quest'anno sta facendo più falli, è un po' più aggressiva nel riconquistare la palla, un po' più cattiva degli altri anni, ma come ha picchiato la Roma, francamente io non ho visto picchiare l'Inter e 29 falli a 18 mi sembra molto sbilanciato, ma va bene. Ultima considerazione, il ritorno dei tifosi. E ce l'ho segnalato la nostra Romina dallo stadio, è stato un ritorno potente, il gruppo organizzato senza più riferimenti alla vecchia curva, con un nome unico, spuntato il bandierone del secondo anello verde, e dovevano essere circa 5.000 a Roma, se non ho capito male, i tifosi dell'Inter, e questa per me è una grande notizia, perché in vista del ritorno a pieno regime in Inter-Fiorentina dovrebbe esserci il gruppo al completo, caldo a spingere San Siro. E allora, ora che si è riaccesa anche l'Inter, se si riaccende pure San Siro,
il fattore campo aiuterà l'Inter a spingere ancora di più e a crescere ancora di più ed a ottenere risultati ancora più importanti, perché il fattore campo, il fattore San Siro è determinante, lo sappiamo, e ci può spingere verso traguardi importanti per questa Inter che ha fatto vedere tante cose buone, delle cose da migliorare. L'ingresso in campo dei centrocampisti, per esempio Frattesi, non mi è piaciuto l'ingresso in campo, non mi è piaciuto Sucic, secondo me Frattesi aveva fatto un assist che non è stato sfruttato, ma deve dare di più. Sucic mi aspettavo che potesse alzare il livello di un centrocampo dell'Inter che in una mediana 3 poteva prendere il sopravvento su una mediana 2, mettere ancora più in difficoltà questa Roma. Invece Çalhanoğlu un po' in ombra, Dumfries qualche errore di troppo, Lautaro che era stanco ma per me non ha fatto una pessima partita, come invece mi sembra la Gazzetta dello Sport addirittura 5 gli ha dato. Non sono d'accordo, ma al di là di questo delle cose da migliorare, ma questa è una vittoria importante che accende ancora di più l'entusiasmo del tifo di questa Inter, consolida ancora più il lavoro di Chievo. Adesso testa a Bruxelles per fare una partita importante e poi contro il Napoli sarà un'altra resa dei conti veramente, veramente pesante. Questa sera in diretta ne parliamo però di Roma, del weekend di campionato e di tutto il resto, quindi www.passioninter.club per supportare il nostro progetto, come sempre con la nostra grande community. Iscrizione al canale 19:30 diretta come ogni giorno. Vi lascio in descrizione un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.